Ciao e bentornati nuovamente al mio canale. Se sei nuovo benvenuto e iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Oggi andiamo a sfogliare insieme la mia boutique di maggio 2026. Come vediamo da copertina abbiamo la moda uomo, quindi mi raccomando, abbiamo veramente tanti modelli interessantissimi. Iniziamo subito a sfogliarlo. Nella prima pagina troviamo la canotta, che è la numero 01, la vediamo qui, ha 2 stelline di difficoltà, va dalla 38 alla 44, maglia compatta di colore ovviamente marrone come da foto, super aderente con bustier e apertura frontale con bottoni. Segue perfettamente le forme e valorizza il décolleté perfetto con i pantaloni ampi e ha appunto le spalline, come puoi vedere, rimane un po' a cuore, ecco, ha una scollatura che ricorda il cuore ed è stata realizzata in jersey, mentre i pantaloni che vediamo qua sono il numero 02 e hanno 3 stelline di difficoltà dalla 38 alla 44, sono state realizzati in gabardine elasticizzata e rimangono molto ampi sulla parte del davanti, con piega profonda e vita strutturata, crea volume sui fianchi e slancia appunto la figura, ideale però indossata con top aderenti oppure camicie, ed è stata realizzata in twill. Mentre qui abbiamo una tuta. Questa tuta, la numero 03, ha 4 stelline di difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46. La tuta monospalla. Tuta scenografica con maxi ruche sulla spalla e bustier interno per il sostegno, taglio in vita marcato e pantalone che si stringe leggermente al fondo. Tessuti consigliati sono il shantung di mistolino e viscosa, alternative il cadì opaco, satin pesante, crêpe de chine e gabardine leggera. Sarà sicuramente bene a chi ha un fisico a rettangolo e a clessidra, perché la ruche asimmetrica rompe la monotonia della figura e sposta l'attenzione sul viso e sulle spalle. Essendo un capo molto carico sulla spalla, evita di indossare collane importanti, opta per orecchini a lobo, piccolini, però magari luminosi, quindi utilizza delle collane, comunque dei gioielli minimali. Se hai una taglia una taglia morbida, non preoccuparti perché puoi indossare comunque questa tuta, perché il segreto è scegliere un tessuto che cada fluido, per esempio un cadì pesante, e mantenendo il colore scuro, per esempio come in questo caso il marrone cioccolato, per slanciare verticalmente la figura. Infatti il marrone è considerato il nuovo nero, perché snellisce ma con molta più dolcezza sul viso rispetto al nero. Bellissimo abito, lo vediamo qua, numero 04, 2 stelline di difficoltà, va dalla 42 alla 48, l'abito slip dress, abito sottoveste, tagliato in sbieco per accarezzare le curve senza costringerle. La particolarità è la schiena, che è completamente nuda con un intreccio di spalline sottilissime che creano un disegno geometrico molto raffinato. Tessuti consigliati: la tela fluida o satin di seta, color cioccolato per esempio in questo caso, alternativa il cadì opaco, crêpe de chine, viscosa pesante, in linea seta per un effetto più materico, e a chi starà bene sicuramente ha un fisico a clessidra o a rettangolo, perché si adatta alla forma del corpo. Sul rettangolo la schiena scoperta aggiunge una femminilità inaspettata che rompe la linea dritta. Il taglio in sbieco è il miglior amico delle curve perché si adatta alla forma del corpo. Sul rettangolo la schiena scoperta aggiunge una femminilità inaspettata che rompe la linea dritta. Essendo un abito molto sobrio sulla parte del davanti e wow sulla parte del dietro, tieni i capelli raccolti oppure spostati su una spalla per mostrare l'intreccio, perché se no, ecco, bisogna mostrare questa bellissima, diciamo, schiena scoperta. Abbinato ad una scarpa chiara, nude avorio come nella foto, per non interrompere la linea della gamba. Tutta numero 05, un modello che arriva fino alla taglia 48, ha 3 stelline di difficoltà dalla 42 quindi alla 48.
È una tuta intera in crepella color avorio, presenta un collo a cratere leggermente alto e staccato dal collo e spalline imbottite che definiscono la silhouette. Il pantalone è un modello palazzo molto ampio e la vita è segnata da una cintura coordinata con fibbia gioiello. Come tessuti consigliati sono la crepella di seta o lana leggera, alternativa il cadì opaco, satin pesante, tela fluida di lino o gabardine leggera per una versione più strutturata. Starà benissimo a chi ha un fisico ovale e triangolo, quindi a pera, perché le spalline imbottite allargano visivamente le spalle, quindi bilanciando i fianchi larghi, mentre il taglio a palazzo e la vita alta minimizzano l'addome e slanciano infinitamente le gambe. Come consiglio di stile ti dico che il total white o avorio richiede accessori neutri. E come vedi in foto una scarpa nude è la scelta migliore per non interrompere la continuità cromatica e far sembrare chi la indossa altissima, quindi ha questa caratteristica. Modello 06 ha 2 stelline di difficoltà il pantalone che va dalla 40 alla 46. Un pantalone dal taglio cropped, cioè sopra la caviglia, realizzato in viscosa color zafferano, presenta una doppia piega sul davanti che dona ampiezza, una vita elasticizzata sul dietro per il massimo comfort e un'ampia cintura in tessuto da annodare a fiocco. Tessuti consigliati: viscosa pesante o lino viscosa per mantenere la fluidità, alternative la tela fluida, denim leggero, crêpe de chine, cadì e satin. Allora, starà bene soprattutto a un triangolo, quindi una pera, e il rettangolo, perché il volume del pantalone e il fiocco in vita creano un punto focale che bilancia le spalle, mentre la lunghezza cropped slancia la figura se abbinata ad una scarpa giusta. Infatti, come suggerito dalla rivista, è perfetto con un top leggero e camicie morbide infilate dentro per non coprire il dettaglio del fiocco. Una scarpa con il tacco nude come in foto aiuta a non accorciare visivamente la gamba. Volevo parlare del giallo zafferano, che è un colore che comunica ottimismo e creatività. Indossare un pantalone così ampio e funzionale, che la rivista definisce di stile nord europeo, aiuta a conciliare la necessità di praticità con il desiderio di esprimere la propria personalità. È un abito che dice: sono dinamica ma non rinuncio alla mia gioia. Modello 07, lo vediamo qua, che io adoro, la t-shirt taglia dalla 40 alla 46, la maglia elasticizzata con il profondo scollo a V, caratterizzata da un raffinato drappeggio nella parte centrale che parte dal seno, presenta maniche corte e un dettaglio sul retro che aggiunge un elemento di sorpresa al design. Ti faccio vedere qui il figurino. Tessuti consigliati: jersey e licra tutti elasticizzati, come alternative il jersey di viscosa, il modal o cotone fiammato per una versione più fresca e naturale. Starà bene al triangolo inverso, quindi alla mela o al rettangolo, perché lo scolla V allunga verticalmente il busto, mentre il drappeggio centrale aggiunge volume e movimento proprio dove serve, creando l'illusione di curve più sinuose. Come suggerito dalla rivista, l'ideale come sottogiacca per spezzare il rigore di un tailleur, per un look invece casual ma accurato, abbinarla ad un pantalone a vita alta in un colore caldo, per esempio come in questo caso, per richiamare la luce del viso. Modello 08. Abito midi in poplin leggermente elasticizzato, presenta uno scolla V incrociato, vita segnata, taglio sottoseno e una gonna ampia arricchita da un romantico volant al fondo. Le maniche sono accennate da una piccola ruche che segue la linea dello scollo. I tessuti consigliati sono il poplin di cotone elasticizzato con stampa microfloreale come in questo caso, ma le alternative sono il battista, la tela di cotone, il piqué Panama leggero e un denim molto sottile per una versione più grintosa. Starà bene a un fisico a pera e a clessidra. La gonna svasata infatti minimizza i fianchi, mentre lo scollo a V e le ruche sulle spalle portano l'attenzione sul busto, quindi riproporzionando la figura in modo armonioso.
Questo lo possiamo definire l'abito salvavita per il giorno, come vedi nella foto. L'abbinamento con una borsa, per esempio questa strutturata grigia, un colore neutro o freddo, spezza la dolcezza del blu e dei fiori, rendendolo adatto anche in città o in ufficio. E qui ti dico che il microfloreale, questo tessuto con i fiori, è un classico della psicologia del buon umore. Infatti indossare piccoli motivi ripetuti dà un senso di ordine e gioia pacato. Questo abito comunica accessibilità e freschezza ed è perfetto per quei giorni in cui hai bisogno di sentirti leggera e in armonia con l'ambiente circostante, senza rinunciare a una struttura che ti faccia sentire in ordine. Mi voglio soffermare anche sul colore. Questo blu intenso comunica lealtà e stabilità. In psicologia il blu abbassa il battito cardiaco e trasmette fiducia. Se devi affrontare una giornata in cui hai bisogno di trasmettere calma a chi ti sta intorno, questo è l'abito giusto da scegliere. È un porto sicuro nel tuo armadio. E adesso abbiamo il numero 09, lo spolverino dalla taglia 40 alla 46 a 3 stelline di difficoltà. Spolverino foderato con una linea asciutta ed estremamente pulita, presenza delle pens che scivolano sul corpo senza costringerlo, maniche a 3/4 molto eleganti e una chiusura alta che conferisce un aspetto ordinato e bon ton. Tessuti consigliati sono il gabardine di cotone foderato. Alternative: per un look più strutturato puoi usare lo shantung oppure il taffetà o un broccato. Per un effetto più morbido e primaverile punta su un cadì, un piqué, un damascato o un fresco di lana leggero tipo Chanel. Starà bene a chi ha un fisico a rettangolo o a pera, perché la linea da leggermente svasata aiuta a camuffare i fianchi più pronunciati, mentre la pulizia del taglio crea una linea verticale che slancia chi ha la figura meno formosa. Il giallo senape è un colore protagonista. Per non appesantire il look, abbinalo a accessori neri, oppure blu navy per un contrasto deciso, oppure toni neutri come il fango o il burro per un effetto più sofisticato. Anche qui vorrei soffermarmi sul colore giallo, che è un colore del sole e dell'intelletto. Indossare uno spolverino di questo colore è un segnale potente, comunica la tua voglia di rinascita e di farti vedere. È il capo perfetto per queste mattine in cui ti senti un po' scarica, ma anche pomeriggi. La sua luminosità, infatti, agirà come una piccola terapia del colore, che si chiama cromoterapia, per te e per chi ti circonda. Modello 10, il pantalone a 2 stelline di difficoltà che va dalla 40 alla 46. Pantalone dalla linea moderna caratterizzato da un taglio a trombetta, leggermente svasato al fondo, che aiuta a bilanciare la figura. La particolarità tecnica risiede nella vita con coulisse frontale, che garantisce comfort senza rinunciare alla struttura, e nella riga centrale che enfatizza la verticalità. Tessuti consigliati: satin elasticizzato come proposto in foto. Alternative: la tela fluida, doppio crepe, cadì, crepellina o tela di mistolino, tutti rigorosamente elasticizzati. Starà bene a chi ha un fisico a pera o a clessidra, perché la svasatura al fondo è miracolosa per chi ha i fianchi pronunciati, poiché riproporziona visivamente la larghezza del bacino. La coulisse invece permette di adattare perfettamente il punto vita. È un modello che slancia la gamba ed è ideale sia con i tacchi per un effetto molto formale che con scarpe basse per un look daily chic. Il blu profondo poi è un'ottima alternativa al nero. Infatti rimane più luminoso ma altrettanto snellente. E ora ci occupiamo del cardigan lungo a coste, che è il numero 11 a 3 stelline di difficoltà. Realizzato in maglia elasticizzata, caratterizzato da ampie tasche orizzontali con pattelletta, ha una linea avvolgente e femminile, pensata per essere portata aperta o chiusa con una cintura, come in questo caso è stata realizzata una cintura con lo stesso tessuto con cui è stato realizzato il cardigan, che definisce perfettamente la silhouette. Tessuti consigliati: maglia elasticizzata a coste ovviamente, ma le alternative sono la maglia rasata, jersey garzato, velluto di ciniglia elasticizzato. A chi starà bene? A tutte le body shape. Un modello, hai capito bene, che starà bene a tutte, perché la texture a coste verticali ha un effetto allungante naturale che favorisce ogni fisicità.
È particolarmente indicato infatti per chi vuole coprire i fianchi senza appesantire la figura grazie alla morbidezza del tessuto. Bellissimo l'abbinamento in foto tra il lilla delicato e il blu elettrico del sottogiacca, crea un look moderno e luminoso che ringiovanisce immediatamente l'incarnato. Minigonna numero 12 a 2 stelline di difficoltà va dalla 38 alla 44. Minigonna dalla linea pulita ma decisa, caratterizzata da 2 spacchi verticali sul davanti che agevolano il movimento e aggiungono un dettaglio di design. Tessuti consigliati sono l'ecopelle elasticizzata come quella in foto e come alternativa puoi utilizzare lo scamosciato sintetico, denim drill, rasatello di cotone o gabardine di cotone. La cosa più importante è che il tessuto abbia una certa sostenutezza per mantenere la forma geometrica. Starà bene soprattutto a un fisico a rettangolo o triangolo inverso, quindi la mela, perché gli spacchi creano linee verticali che allungano la gamba, mentre la struttura del tessuto aiuta a definire la zona dei fianchi senza aggiungere volume eccessivo. Come suggerisce la rivista, è perfetta con un top morbido, magari in jersey o seta, per creare un contrasto di texture. Per un look invece più rock, abbinala ad un tronchetto. Per un effetto più estivo e fresco usa un sandalo flat o una sneaker raffinata. Pantalone Capri numero 13, 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 42 alla 48. La lunghezza è alla caviglia, realizzato in gabardine elasticizzata, presenta un taglio asciutto, linea slim e piccoli spacchetti al fondo che agevolano il movimento e aggiungono un dettaglio sartoriale raffinato. Tessuti consigliati sono il gabardine di cotone elasticizzato per un sostegno impeccabile e come tessuti alternativi puoi utilizzare il twill, shantung, drill di cotone, tela jeans, denim quindi o cadì pesante, tutti rigorosamente elasticizzati per garantire il comfort del taglio slim. Starà bene a un fisico a rettangolo e a clessidra, perché la linea dritta e pulita definisce le gambe senza aggiungere un volume superfluo. Sulla shape a rettangolo aiuta a creare una silhouette più definita se abbinata a una camicia morbida, come quella che vediamo in foto. Come suggerisce la rivista, l'abbinamento perfetto è con una camicia bianca, un po' over, oppure una tunica leggera. Questo contrasto tra il pantalone stretto e il sopra un pochettino più ampio crea un equilibrio visivo molto chic. Indossalo con una borsa in paglia o un sandalo basso per un perfetto stile nautico. Questo pantalone nero è un pezzo base che non ti tradisce mai. Per le mie amiche che cercano indipendenza economica e successo professionale, consiglio sempre di partire da capi così. Trasmettono infatti serietà, sono comodi per lavorare, ore al computer o in atelier e ti fanno sentire subito a posto con te stessa. La camicia numero 14 in Popelin a 3 stelline di difficoltà e va dalla taglia 42 alla 48. Si tratta di una camicia bianca con la linea ampia ma strutturata. La particolarità risiede nelle pieghe in vita che definiscono la silhouette, creando un gioco di volumi che valorizza il busto senza costringerlo. Le maniche sono lunghe e il collo è un classico rivisitato molto pulito. Tessuti consigliati: il popelin di cotone come suggerito, alternative il battista, il piqué, ramier, lino o una tela di cotone leggera, anche uno shantung di seta potrebbe dare un tocco molto sofisticato. Starà soprattutto bene a un fisico a rettangolo oppure una mela, perché le pieghe in vita aiutano a creare l'illusione di una curva dove la figura è più dritta, mentre la linea ampia della parte inferiore scivola dolcemente sull'addome. È un capo estremamente versatile, impeccabile con il pantalone nero dal taglio maschile per un look casual business oppure un denim scuro per un pomeriggio di relax ma con stile. Come vedi in foto, la semplicità del bianco non ha bisogno di molti accessori. Basta un orologio elegante e di piccoli punti luce. Il bianco è il colore della chiarezza e dei nuovi inizi. Indossare una camicia bianca ben stilata e strutturata aiuta a sentirsi in ordine, anche quando dentro di noi c'è il caos. È un capo che comunica professionalità
e pulizia interiore, aiutandoci a focalizzare i nostri obiettivi con lucidità. Gonna numero 15 a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46. Gonna lunga caratterizzata da un taglio asimmetrico e un drapeggio con pieghe strutturate sulla parte del davanti. La fantasia quadretti Vichy bianca e nero conferisce un'aria bon ton ma contemporanea. Presenta uno spacco laterale profondo che si rivela con il movimento, quindi sicuramente si vedrà quando camminerai. Tessuti consigliati: il tessuto Vichy cotone o mistolino, alternative il piede pull, leggero, gessato, rigato, tessuti operati come il piqué o la tela Panama. Ottimo anche in doppio crepe o KD se la vuoi più elegante. Starà bene a un fisico a rettangolo o triangolo inverso, quindi una mela. Il drapeggio infatti asimmetrico e le pieghe aggiungono volume e movimento strategico proprio dove serve per creare un gioco di forme più sinuoso. Come suggerisce la rivista, abbinata ad un top essenziale o una camicia bianca leggera con maniche a sbuff, è ideale per bilanciare i volumi. Puoi indossarla con un sandalo con tacco o una borsa in paglia o cuoio per completare il look crociera. Modello 16, che è la camicia a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46. Camicia corta dalla linea pulita, caratterizzata da collo alla coreana e un raffinato motivo di pieghe sull'incollatura che crea un leggero volume naturale. Le maniche sono a 3/4, ideali per la mezza stagione. Tessuti consigliati: battista di cotone per massima leggerezza, alternative il piqué, ramier, tuile, lino o rasatello di cotone per una versione più lucida. Starà bene alla mela e al rettangolo perché le pieghe sull'incollatura aggiungono volume al busto in modo armonioso, mentre il taglio corto è perfetto per chi ha gambe snelle e vuole enfatizzare il punto vita, se abbinata ad una vita alta. Come suggerisce la rivista, è ideale con gonne e pantaloni a vita alta, appunto. L'abbinamento con una gonna a portafoglio o a quadretti crea un look fresco e intellettuale. Un paio di orecchini d'oro vintage completano il tutto con eleganza senza sforzo. Indossare una camicia così essenziale è un modo per fare decluttering, quindi pulizia, non solo nell'armadio ma anche nella mente. È il capo della leggerezza ritrovata, perfetto per quelle giornate in cui senti il bisogno di respirare e di non avere pesi addosso. Qui abbiamo il modello 17, che è il mini abito a 3 stelline di difficoltà, taglia dalla 38 alla 44. È stato realizzato in poplin con una struttura particolare. La gonna è a palloncino e la vita è leggermente scesa, definita da una fascia elastica con coulisse. Lo scollo è a V profondo che bilancia il volume generoso delle maniche a sbuffo e della gonna. Tessuti consigliati: il poplin di cotone per mantenere la forma gonfia, alternative puoi utilizzare il battista, il lino leggero, il ramier o un taffetà leggerissimo per una versione più elegante e croccante. Starà bene a un fisico a rettangolo oppure una mela, perché la gonna a palloncino aggiunge volume esattamente dove serve, per creare appunto un gioco di proporzioni più femminile, mentre lo scollo a V slancia il busto. È un abito perfetto per una gita in barca o un aperitivo estivo, abbinalo a sandali flat in cuoio o espadrillas. Evita borse troppo grandi, una mini borsa a mano o una pochette in paglia manterranno l'armonia delle proporzioni. E qui abbiamo finalmente la moda uomo, tanto amata. Vediamo che è il secondo numero che abbiamo la moda uomo, quindi è assolutamente da comprare, perché la moda uomo sappiamo che non è molto proposta dalle riviste di cucito e di cartamodelli. È la numero 18, ha 4 stelline di difficoltà e va dalla 48 alla 54. Una giacca in maglia completamente destrutturata e sfoderata. Presenta tagli dal vivo, tasche applicate e una chiusura a 2 bottoni. È un modello che unisce la formalità del blazer alla comodità di un cardigan. Tessuti consigliati sono la maglia di cotone pesante o lana cotta leggero, alternativa il jersey compatto, felpa patinata, jersey o leggera maglia, tutti elasticizzati. Poi qui invece abbiamo la numero 19, che è difficilissima perché ha 5 stelline di difficoltà, il giubbino va dalla 44 alla 50.
Si tratta di un leggero giubbino in stile bomber con maniche raglan che offrono una vestibilità più morbida sulle spalle, presenta una zip frontale e finiture in maglia elastica a costine sui polsi e sul fondo, tipiche del design sportivo ma ricercato. Tessuti consigliati sono le copelle scamosciate, il nabook per un effetto tattile morbido, alternative puoi utilizzare il gabardine, il denim, tessuti tecnici come il neoprene leggero, ovviamente per un look più moderno e urbano. Per quanto riguarda l'approfondimento dei modelli da uomo farò un video a parte, ok, dove analizzeremo nel dettaglio tutti i modelli da uomo. Maglia a rigola numero 20 a 2 stelline di difficoltà, va dalla taglia 46 alla 52, abbinata poi ai bermuda che vediamo qua, che sono il numero 21. La maglia è progettata per una vestibilità aderente, valorizzata dall'uso di tessuti elastici. Ha un giricollo semplice e pulito, scollo è arrotondato, le maniche lunghe e lineari e come tessuti consigliati sono il jersey, in questo caso a righe come nella foto. Se desideri un effetto più tecnico o sportivo puoi optare per un licra elasticizzato, preferibilmente a righe per mantenere l'estetica originale. Per mantenere la precisione dello scollo è consigliabile utilizzare una paramontura interna o un bordino nello stesso tessuto per una finitura professionale. Il Bermuda ha un capo versatile che punta tutto sul comfort e sulla praticità del movimento, caratterizzati da una linea dritta e pulita. Presentano una coulisse funzionale che permette una vestibilità morbida e regolabile, rendendoli ideali per il tempo libero. Tessuti consigliati la maglia compatta bielastica, punto Milano o simili, che conferisce struttura pur rimanendo flessibile. Come alternative puoi utilizzare un doppio jersey o una felpa sgarzata più leggera, sono ottime opzioni per un look più rilassato. Camicia numero 22 a 3 stelline di difficoltà, taglia dalla 48 alla 54. La camicia è dal taglio asciutto ma confortevole, caratterizzata da una estetica casual chic. Modello in tessuto elasticizzato a microfiori, vestibilità aderente con pants, presenta un taglio maschile classico ma deciso, adatto sia da portare da sola che sotto una giacca. Tessuti consigliati: cotone elasticizzato, per esempio il poplin o il rasatello, e alternative al tessuto sono Oxford o Battista per un look più classico, piqué o Panama per maggiore struttura. Oppure puoi utilizzare il ramia, shantung, zephyr, twill, che sono più delle varianti più leggere e destrutturate. L'elasticità del tessuto è fondamentale per mantenere la linea pulita senza sacrificare il movimento. Bermuda, li vediamo qua, sono il numero 23 a 3 stelline di difficoltà, dalla taglia 48 alla 54, pantalone corto versatile, perfetto per l'abbigliamento urbano quotidiano. Realizzato in denim dell'Ave, dotato di coulisse in vita per una regolazione pratica, presenta tasche applicate che conferiscono un look utility e informale. Tessuti consigliati: denim leggero o gabardine di cotone, alternative di tessuto, drill o rasatello di cotone, oppure piqué, panama o shantung per un tocco più ricercato. La fodera delle tasche dovrebbe essere realizzata in tela di cotone in tinta per una finitura pulita e professionale, questo è il mio consiglio. La completo bermuda e blusa con fiocco. Il completo è composto da un paio di bermuda in twill di viscosa gessato con una linea asciutta, fresca e originale. La vita è resa confortevole da un elastico inserito nella parte posteriore e laterale, mantenendo il davanti pulito. La blusa coordinata presenta maniche ampie con polsini arricciati e un romantico fiocco al collo. I tessuti consigliati sono il twill di viscosa gessato, alternative la tela di lino, seta fluida, satin, crêpe de chine e crepella leggera. A chi starà bene? Al rettangolo, triangolo inverso. Il taglio del bermuda definisce le gambe senza appesantire il bacino, è ottimo anche per la clessidra che vuole un look meno aderente ma comunque proporzionato. Per un look new elegance abbinalo a un sandalo gioiello o a una scarpa con tacco sottile per slanciare la figura nonostante la lunghezza del bermuda. Una borsa in paglia o materiali naturali come la pochette in foto spezza il rigore del gessato, rendendolo quindi perfetto per il tempo libero, però in maniera raffinata.
E qui volevo parlare del verde. Il verde è il colore dell'equilibrio e del rinnovamento. Indossare un completo bermuda invece della solita gonna comunica una personalità indipendente e dinamica. Il fiocco al collo aggiunge una nota di dolcezza bilanciando la grinta del pantalone corto. Infatti questo è l'outfit ideale per chi vuole essere autorevole ma accessibile, mostrandosi sicura della propria originalità. Ma andiamo ad esaminare la camicia numero 25, che ha 3 stelline di difficoltà e va dalla taglia 38 alla 44. Si tratta di una camicia fluida in chiffon con un ricercato scollo a volant e un laccio da annodare a fiocco. Le maniche sono ampie con polsini rifiniti da piccoli volant che richiamano il collo, creando un effetto armonioso e leggero. Tessuti consigliati: chiffon di seta o poliestere di alta qualità, alternative georgette, voile, organza per un effetto più rigido o un pizzo leggerissimo. Come body shape starà bene al triangolo inverso, quindi alla mela o al rettangolo, perché i volant e il fiocco aggiungono volume e movimento nella parte superiore del busto, ammorbidendo le spalle larghe o creando curve su una figura più dritta. Perfetta anche per chi ha poco seno, poiché i dettagli sul collo riempiono visivamente la zona. È un capo estremamente versatile, oltre che con i bermuda coordinati, è splendida infilata dentro una gonna a tubino per l'ufficio o lasciata morbida su un paio di jeans. Anche jeans skinny, per esempio, per un contrasto tra romantico e casual. E qui andiamo al modello 26, a 3 stelline di difficoltà, l'abito dalla 42 alla 48. E questo abito che vediamo qua, in jersey bicolor con tagli asimmetrici e linea morbida, pratico ma con un carattere, perfetto ogni giorno tra shopping e colazioni al lavoro. Lo puoi anche allungare volendo, perché rimane abbastanza corto, ma lo puoi anche allungare. Puoi abbinare ad una cintura realizzata con lo stesso tessuto o di un colore o dell'altro, sta bene con ambedue, oppure con una cintura che hai a casa. L'importante è che sia una cintura che rimanga aderente, quindi che sia elasticizzata. Come tessuti alternativi, la maglina di licra elasticizzata, abbinando tessute a tinte differenti oppure in tessuto tinta unita e uno a fantasia. Vabbè, qua possiamo veramente sbizzarrirci perché possiamo utilizzare tessuti con fantasie diverse oppure anche lo stesso tessuto, cioè possiamo utilizzare lo stesso tessuto volendo, però l'abito è bello proprio perché è proprio così. Modello 27, la blusa a 2 stelline di difficoltà, taglia dalla 40 alla 46, una blusa dalla linea svasata, quindi a trapezio, con manica 3/4, il dettaglio sartoriale è forte e lo scollo a V e i polsini rifiniti con bordi in tinta unita che riprendono il colore del pantalone, quindi creando un legame visivo armonioso con la fantasia floreale del corpo centrale. Tessuti consigliati: il poplin, piqué o rasatello di cotone, alternative shantung per un effetto più lucido o denim leggerissimo per una versione più sportiva. Starà bene a un fisico a pera ovale, la linea trapezia infatti scivola dolcemente sui fianchi senza segnarli, mentre lo scollo a V allunga il busto e sposta la tensione sul décolleté. Da indossare col suo pantalone coordinato, il numero 28, che adesso andiamo a vedere, per un look sofisticato. Se vuoi spezzare, usa una gonna tubino tinta unita per un outfit da ufficio molto elegante. E andiamo a vedere il modello numero 28, a 3 stellini di difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46. Un pantalone dalla linea asciutta con dettaglio wow al fondo, c'è un inserto in georgette trasparente che lascia intravedere la caviglia, dando un tocco di modernità a un taglio classico. Tessuti consigliati: cadì di seta o viscosa, alternativi doppio crepe, raso, crepella, gabardine, rasatello per l'inserto georgette o chiffon. Starà bene soprattutto a un fisico a clessidra e a rettangolo. Il taglio slim segue la gamba valorizzando le forme. Il dettaglio trasparente al fondo attira l'occhio sulla caviglia, uno dei punti più sottili e femminili del corpo. Come consiglio di stile ti consiglio una scarpa aperta o una ciabattina elegante, come nella foto, per non coprire il gioco di trasparenza del fondo. Modello 29, la tuta con volant sulle spalle,
l'analisi, il modello della copertina, appunto, una tuta intera in twill di viscosa color lime. Il design è caratterizzato da ampi volant che partono dalle spalle e scendono lungo il corpino, creando un effetto a mantellina. La linea è asciutta sui fianchi e il pantalone ha un taglio a sigaretta che lascia scoperta la caviglia. Tessuti consigliati: twill di viscosa, alternativi invece il cadì opaco, satin, crepella o un tessuto tecnico bielastico per una vestibilità ancora più confortevole. Starà bene a un fisico a pera o a rettangolo. I volant infatti aggiungono volume bilanciando i fianchi più larghi, mentre per il rettangolo creano curve e movimento dove la figura è più dritta. La vita segnata aiuta a definire la silhouette. Questo colore è molto audace. Abbinalo a accessori neutri come il sandalo nero, una borsa in denim per renderlo contemporaneo, oppure osa con un fucsia o un blu elettrico per un look color block molto deciso. Il verde lime è il colore della crescita e dell'ottimismo. Indossare un colore così vibrante è una vera terapia cromatica. Aumenta i livelli di energia e comunica agli altri una personalità solare e senza paura. I volant nelle spalle agiscono come piccole ali, trasmettono un senso di leggerezza e libertà ideale per quando abbiamo bisogno di sentirci meno appesantite dai pensieri quotidiani. E qui abbiamo le taglie curvi. Anche su queste taglie farò dei video dedicati, un altro video dedicato dove veramente spulceremo di tutto e di più, quindi vi farò veramente un video dedicato sulle taglie più della la mia boutique. Ma andiamo a vedere cosa ci propone. La gonna 30 che ha 3 stelline di difficoltà, taglia dalla 46 alla 52. Gonna dalla linea pulita e minimale, con un vivace color zafferano, presenta una vita alta con una cintura incorporata nello stesso tessuto che definisce il punto vita e un profondo spacco centrale che agevola il movimento e slancia la figura. Tessuti consigliati: cadì doppio crepe, gabardine di cotone, alternativi denim piqué, lino fiammato per un effetto più naturale e orientale. Starà bene a un fisico a pera, ovale, perché la vita alta aiuta a contenere l'addome, mentre lo spacco frontale crea una linea verticale che allunga otticamente la gamba, quindi bilanciando i volumi del bacino. Come suggerito dal titolo Oriental Time, abbinala a un top lineare pulito per non sovraccaricare la silhouette. Il contrasto con accessori materici, per esempio con la borsa sfrangiata che si vede in foto, possiamo vedere in foto, aggiunge un tocco di personalità senza togliere eleganza. Il giallo zafferano è il colore dell'intelletto e della gioia. Indossarlo in un taglio così essenziale comunica una sicurezza di sé serena. Psicologicamente lo spacco è un dettaglio di apertura, permette di camminare con passo deciso, simboleggiando la volontà di procedere verso i propri obiettivi senza sentirsi costretti dai pregiudizi delle taglie. Modello 31 è la blusa che vediamo qua, ha 2 stelline di difficoltà e va dalla taglia 46 alla 52. Una blusa dalla linea boxy, cioè a scatola, con maniche a kimono integrate che evitano cuciture sulle spalle e regalando appunto una caduta molto naturale. Presenta tasche inserite nelle cuciture dei fianchi e un'interessante asimmetria. È leggermente più lunga dietro rispetto alla parte del davanti. Un dettaglio fondamentale per il comfort e lo stile. Tessuti consigliati: tela di lino elasticizzata, alternativa Panama, rasatello di cotone, ma anche tessuti più preziosi come il broccato o il damasco per una versione da sera. Starà bene un fisico ovale o a rettangolo, infatti la linea dritta e asimmetrica non segna il punto vita, minimizzando l'addome, mentre le maniche a kimono ammorbidiscono la linea delle spalle, senza aggiungere volume eccessivo. Il consiglio di stile è di indossarla con la gonna coordinata, il modello 30, per un look monocromatico che slancia tantissimo la figura. Se preferisci invece spezzare, è perfetta sopra un pantalone bianco a sigaretta per un pomeriggio d'estate fresco e chic. E non dimenticare gli occhiali da sole tartarugati per richiamare il mood oriental proposto appunto dalla rivista. Numero 32, abito
a 2 stelline di difficoltà e va dalla taglia 46 alla 52. Un abito dalla linea a sacchetto estremamente essenziale. Presenta uno scollo rotondo, profondo e tasche inserite nei fianchi che aggiungono un tocco pratico e rilassato. La linea è dritta, non segna le forme, lasciando il corpo libero di muoversi. Tessuti consigliati: lino fiammato, alternative shantung, leggero denim, leggero gabardine o rasatello di cotone. Starà bene a un fisico ovale o a mela. La forma a sacchetto è infatti ideale per chi vuole minimizzare l'area dell'addome e dei fianchi. Lo scollo ampio valorizza il décolleté e attira l'attenzione sul viso, mentre la lunghezza moderata permette di mostrare le gambe. Per contrastare la semplicità dell'azzurro polvere usa accessori audaci, per esempio una collana importante color oro, come in questo caso, una borsa rossa lucida, creano un punto focale forte, perfetto con sandali flat o una zeppa in corda per un look estivo completo. Modello 33. 2 stelline di difficoltà, va dalla taglia 46 alla 52, un abito realizzato in maglina, studiato per seguire le forme senza costringerle. Il punto focale sono i volant applicati sugli scalfi, che creano un gioco di volumi sulle spalle. Lo scollo è profondo sul retro, aggiungendo un dettaglio sensuale inaspettato alla linea semplice del davanti. Tessuti consigliati: jersey, licra o maglina di viscosa. Alternativi: tessuti elasticizzati con lurex, per esempio per una versione più da sera, o interlock di cotone per un effetto più compatto e coprente. Starà bene a un fisico a clessidra e a rettangolo. La maglina avvolge le curve della clessidra esaltandole, mentre i volant sulle spalle aiutano il rettangolo a creare un'illusione di maggiore ampiezza nella parte superiore, bilanciando quindi la figura. Essendo un abito giallo limone molto luminoso, l'abbinamento con accessori color cuoio o sabbia lo rende perfetto per un aperitivo estivo. Se vuoi un look più grintoso, abbinalo a un sandalo nero con listini sottili. Modello 34, la camicia è a 2 stelline di difficoltà, taglia dalla 48 alla 54. Una camicia dal taglio impero realizzata in leggero poplin a righe sottili. Il taglio sotto il seno e la parte inferiore leggermente arricciata creano un volume delicato che non appesantisce, mentre le maniche a 3/4 e il collo a camicia classico mantengono il look professionale e pulito. I tessuti consigliati sono il leggero poplin di cotone, alternativa alla tela fluida, lino, cadì, satin, crepella, crêpe de chine per una versione più elegante e scivolata. Starà bene a un fisico ovale o a pera. Il taglio stile impero è infatti strategico per chi desidera minimizzare l'addome e i fianchi, spostando appunto l'attenzione sul punto più sottile del busto, appunto sotto il seno. Le righe verticali poi aiutano ulteriormente a slanciare la figura. I consigli di stile che ti posso dare è, come vedi in foto, l'abbinamento con un jeans denim chiaro è perfetto per un look casual chic, mentre per un tocco più sofisticato puoi indossarla con un pantalone bianco a sigaretta e una collana a punto luce per illuminare il viso. 35, la blusa che va dalla taglia 46 alla 52. Una blusa dalla linea squadrata e pulita, realizzata in crêpe de chine, presenta un raffinato scollo a barchetta e tasche inserite nelle cuciture dei fianchi. È un capo essenziale e versatile, pensato per cadere morbido sul corpo. Tessuti consigliati sono il crêpe de chine di seta o viscosa. Alternative: il satin, tela fluida o crepella. Oppure un lino leggerissimo per un effetto più naturale. Starà bene a un fisico ovale o a pera, perché lo scollo a barchetta allarga visivamente la linea delle spalle, riequilibrando i fianchi più pronunciati. La linea ampia e le tasche laterali offrono comfort e nascondono dolcemente l'area dell'addome. Come consiglio di stile, il total white è sinonimo di classe assoluta. Abbinala a un pantalone bianco, ton sur ton, per un effetto slanciato e chic. Spezzali insieme con una collana di perle rosse a più fili, come suggerito appunto in foto, per dare luce al volto e un tocco di colore vibrante. Il bianco è luce e profondità. Indossare questo colore in un taglio così pulito comunica trasparenza, freschezza e una mente ordinata.
Un'ultima curiosità, psicologicamente le tasche in una blusa elegante rappresentano la praticità che non rinuncia alla bellezza. È il capo di chi sa gestire la propria complessità con disinvoltura e calma. Cari amici, con questo modello numero 35 abbiamo davvero esplorato ogni angolo di questo numero di La mia boutique. Abbiamo visto come la sartoria non sia solo questione di aghi e fili, ma di come decidiamo di presentarci al mondo e soprattutto a noi stessi. Per tutti gli uomini che mi seguono, spero che abbiate apprezzato questo viaggio nel design e nella struttura, perché la bellezza è un linguaggio universale. Grazie di cuore per avermi accompagnata. Ora tocca a voi. Quali di questi 35 modelli diventerà il vostro prossimo progetto? Fammi sapere se comprerai la rivista. Mi raccomando, lasciami anche un commentino, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere se sei passato o sei passata. Lasciami anche un bel like, mi raccomando, regalamelo. E noi ci vediamo al prossimo video. Scrivetemi tutti i commenti così iniziamo a creare, magari si può fermare un dibattito. Ci vediamo ai prossimi video di Cucito. Ciao!